Salve a tutti youtubers e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Hans dal team di Portal Games. Oggi ci troviamo su Videogiochi Italia e sono in compagnia di un mio carissimo amico Giovanni De Rose, in arte GMD. Ebbene, andremo ad inaugurare questa nuova playlist dove andremo a raccontare le storie di alcuni dei personaggi più importanti del mondo videoludico, però mediante la mano fatata del mio amico GMD, esatto? Certo, buonasera a tutti. Come già annunciato da Hans, andremo a raffigurare uno dei personaggi più carismatici del mondo videoludico, nonché Kratos di God of War. Abbiamo scelto Kratos proprio perché ad aprile uscirà il nuovo titolo, il 20 aprile, come esclusiva PlayStation come al solito, e quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Sigla! Il videogiocatore che rispecchia appieno questo termine nella sua vera essenza ha sentito vestito i panni, almeno una volta, di uno dei personaggi più iconici e carismatici dell'intera epoca videoludica. Parliamo di Kratos, il fantasma di Sparta, protagonista della popolarissima serie God of War, uscita per la prima volta nel 2005. In occasione dell'imminente rilascio del nuovo titolo previsto per il 20 aprile, in questo video, grazie alla mano fatata del nostro artista GMD, vi accompagneremo in questa illustrazione del semidio videoludico più famoso di sempre. Kratos, dal greco antico kratein, cioè potere, figlio di Callisto, una donna proveniente dalla Grecia, viveva insieme a suo fratello Deimos, nato con una voglia particolare sul volto e sul braccio sinistro. Entrambi vissero la loro infanzia a Sparta. Qualche tempo dopo, quando Sparta fu attaccata da due strane figure, Kratos, per difendere suo fratello Deimos, fu colpito in un occhio, il destro, sul quale avrà per sempre la famosa cicatrice, segno singolare del protagonista. Le due figure altro non erano che Atena, dea della giustizia, ed il suo compagno Ares, dio della guerra, i quali erano in missione per conto dell'Olimpo, visto che un oracolo aveva previsto la distruzione proprio di quest'ultimo, per mano di un guerriero marchiato. A causa della sua voglia, gli dei temevano che Deimos sarebbe stato il guerriero della profezia, così escogitarono un piano per rapirlo dalla sua famiglia, in modo che la previsione, ovviamente, non si avverasse. Non dimenticando mai quel giorno, Kratos, per onorare suo fratello, si fece sulla pelle un tatuaggio rosso che partiva dalla testa fino al braccio sinistro. Anni più tardi, diventato un valoroso generale degli Spartani, durante una terribile battaglia contro un'orda di barbari che aveva decimato il suo esercito, Kratos stava per essere ucciso dal comandante avversario, il temibile re dei barbari, quando chiese aiuto ad Ares, non sapendo ovviamente che avesse rapito il fratello anni prima. Ares accettò, ma in cambio volle la sua anima. Una volta concordato il patto, scese dal Monte Olimpo, uccise i nemici di Kratos e legò alle sue braccia le spade del caos. Due grandi lame unite ai suoi polsi per mezzo di catene, simbolo della sua forza sottomessa alla volontà del dio. Per anni Kratos uccise ed eseguì ordini per conto di Ares, commettendo atti terribili e crudeltà inenarrabili. Più tardi, mentre seminava panico in un villaggio di Atene, entrando in un tempio dedicato alla dea Atena, nonostante l'avvertimento dell'oracolo del villaggio di non entrare, accecato dall'ira, uccise, però con l'inganno, la sua famiglia, in quanto Ares teletrasportò la moglie e la figlia di Kratos nel tempio e quest'ultimo le uccise per sbaglio. Così, non avendo nessun vincolo sentimentale, agli occhi di Ares, Kratos sarebbe stato il guerriero perfetto. Tuttavia, Kratos, proprio in quel momento, decise di interrompere il patto e giurò vendetta nei confronti del dio Ares. Da allora la sua pelle diventò bianca per le ceneri di sua figlia e di sua moglie. Le sue notti furono perseguitate dall'incubo di quest'ultima uccisione, dando vita alla leggenda del fantasma di Sparta, un guerriero senza onore, assetato di vendetta
contro Ares. Questa è l'introduzione di Kratos, personaggio dannato e assetato di vendetta. Ovviamente la sua storia è molto più profonda e piena di curiosità e non potremmo mai raccontare in un solo video l'intera vicenda del nostro protagonista, visto anche le sue lunghe vicissitudini divise in ben 7 capitoli. Tuttavia, il nostro obiettivo è quello di celebrare l'inizio di questa nuova serie sui personaggi più importanti della storia videoludica e farlo in compagnia del nostro artista e amico GMD. Bene ragazzi, purtroppo questo video è giunto al termine, ma non vi preoccupate perché sarà il primo episodio di una lunga serie. Come al solito vi invito a fare mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivervi al canale di Videogiochi Italia. Ragazzi, ricordate di mandarci i vostri disegni, i vostri lavori all'email di Portal Games oppure al mio direct di Instagram. Vi invito anche a seguire Giovanni sia sulla sua pagina Facebook che appunto su Instagram. Troverete tutto giù in descrizione. I vostri disegni, i migliori 5, verranno pubblicati nel prossimo video, quindi vi raccomando. Rimanete sintonizzati, un saluto alla vostra Hans e ci rivediamo al prossimo episodio di questa playlist. Ciao ragazzi! Ciao! Gio, grazie mille, bravissimo. Grazie. Mi somiglia un po', eh? Diciamo, per certi versi. Attacchiamo? Sì, dai.